Ci sono momenti in cui l'arte non cerca di imitare, ma risponde, come un eco. Ed è proprio di questo che parleremo oggi, di un omaggio in parole e musica, nato per celebrare lo spirito senza tempo di una band che ha fatto la storia, i The Doors. Allora, per capire davvero questo lavoro dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo, in un certo senso, entrare nel loro mondo. E che mondo! Quello dei The Doors è un paesaggio notturno, quasi onirico, un luogo dell'anima dove la musica si mescola con una poesia oscura, profonda, quasi letteraria. È da questo universo che tutto prende forma. Ok, entriamo nel vivo. È importante chiarire subito una cosa. Questo pezzo non è una cover, non è nemmeno un'imitazione. Pensiamolo più come un atto di devozione artistica. Un modo per dire grazie, per celebrare i capolavori immensi di questa band, cercando di evocarne le atmosfere uniche, senza mai, e dico mai, provare a copiarle. Esatto, il punto è tutto qui. Un omaggio, quello vero, non si preoccupa di copiare la forma, cerca piuttosto di catturare l'anima, lo spirito di un'opera. È come un dialogo a distanza con i grandi maestri, un modo per dire «Ehi, la vostra arte è ancora viva, è ancora potente, e guardate cosa ha ispirato?» E questo dialogo, questo omaggio, poggia su due pilastri, due vere e proprie colonne sonore dell'anima. Stiamo parlando di due canzoni che, forse più di tutte le altre, racchiudono la vera essenza dei Doors. Ovviamente si tratta di Riders on a Storm e The End. Beh, quest'immagine direi che lo spiega benissimo. Da una parte abbiamo il viaggio, quello ipnotico, infinito, sotto una pioggia che sembra non finire mai. Dall'altra invece c'è il rito psichedelico della fine, una conclusione che è allo stesso tempo inevitabile e catartica. Insomma, il viaggio e la destinazione. E la cosa che trovo affascinante è proprio questa dualità. Riders è il movimento, il percorso che non finisce mai, un viaggio perpetuo nell'oscurità. The End, al contrario, è la stasi, l'arresto, la resa dei conti, il confronto finale con se stessi. E questo omaggio, cerca proprio di costruire un ponte tra questi due mondi così diversi eppure così connessi. Ma allora, come nasce questa nuova narrazione? Vediamolo insieme. Attenzione, non si tratta di incollare due canzoni. L'idea è molto più ambiziosa: creare un paesaggio completamente nuovo, un territorio dell'immaginazione dove il viaggio dei cavalieri nella tempesta è già carico fin dal primo istante della consapevolezza della fine. E il risultato è una metafora potentissima, un'autostrada dell'anima, completamente avvolta nella notte, un luogo dove i fari dell'auto non illuminano solo l'asfalto bagnato, ma squarciano il buio rivelando i fantasmi del passato, la paura del futuro e quell'ombra incombente che chiamiamo destino. C'è una frase, tratta proprio dalla fonte, che secondo me cattura perfettamente l'essenza di tutto questo. In pratica, è come un sogno lucido sulla nostra condizione di mortali. Immaginate un viaggio in auto di notte, con un passeggero silenzioso seduto accanto, un passeggero che, in fondo, conosciamo tutti fin troppo bene. Ok, ma a questo punto la domanda è quasi ovvia, no? Se il viaggio stesso è pervaso dalla fine, allora dove porta questa autostrada? Qual è la destinazione finale di questa corsa disperata nella notte? Ed ecco la risposta. Una risposta che è tanto inevitabile quanto, direi, cinematografica. L'autostrada non porta da nessuna parte, o meglio, non porta a una città, a una casa, porta a un precipizio. Il viaggio finisce semplicemente dove finisce la strada, con un tuffo nell'ignoto. Un simbolo potentissimo della fine di tutto. Bene, ora che abbiamo ben chiara l'atmosfera, direi che è il momento di lasciare che siano le parole a parlare. Analizziamo insieme alcuni versi di questo tributo. Vediamo come costruiscono, un pezzo alla volta, questa discesa verso l'oscurità. Si parte subito, in pieno. I protagonisti sono questi cavalieri, figure quasi mitiche perse in una tempesta che non è solo fuori, ma anche dentro di loro. E capiamo subito che la loro non è una fuga, ma qualcosa di più profondo, una ricerca disperata di un significato, di un senso. E poi guardate come viene descritta l'oscurità. Non è solo assenza di luce, diventa un'entità viva, quasi minacciosa. Le ombre danzano e si contorcono, un po' come i dubbi e le paure che abbiamo nella mente, no? E la luce, l'ultima luce, sta svanendo, e con lei probabilmente anche la speranza. E qui arriviamo al cuore della lotta interiore. Diventa chiaro che non si sta scappando da un pericolo concreto, esterno, si sta scappando dai propri fantasmi,
dai ricordi di ciò che era. Il passato è una persecuzione e l'unica cosa che spinge ad andare avanti è quel desiderio struggente di trovare qualcosa di più, qualcosa che vada oltre se stessi. E poi arriva il ritornello, ed è una liberazione, ma nel senso più oscuro del termine. È la catarsi, sì, ma è anche la resa totale. Qui non c'è più lotta, c'è solo l'accettazione di una caduta che era, fin dall'inizio, inevitabile. La corsa finisce nel buio, in un sonno eterno. Davvero una conclusione potente, definitiva, senza appello. Tutto questo ci riporta alla domanda iniziale, al senso di un'operazione del genere. Perché alla fine creare un omaggio? Beh, per celebrare un'eredità, per dimostrare che certe fiamme, certe scintille di genio, anche a decenni di distanza, non si sono spente, anzi, continuano a fare luce. Quindi, perché è importante? L'importanza sta proprio in questo. Primo, si mantiene vivo lo spirito di un'arte immensa. Poi, si usano quelle atmosfere per continuare a esplorare temi che sono eterni. La vita, la morte, la ricerca di un senso. E infine si crea una specie di ponte tra generazioni, dando la possibilità a chiunque di entrare in contatto con quel mondo, con quell'atmosfera classica e senza tempo. Perché la grande arte, diciamocelo, in fondo non muore mai. È un fuoco che continua a bruciare. E questo fuoco proietta ombre sempre nuove, sempre diverse. E altri artisti possono raccogliere queste ombre e trasformarle in qualcosa di completamente nuovo, di personale, di vivo. E come potremmo chiudere questo viaggio se non con le 3 parole che, in fondo, sono l'eco costante di tutto questo lavoro? Un sussurro finale che ci lascia lì, sospesi in quell'atmosfera unica e indimenticabile, proprio al confine tra musica e poesia.